In questo video parleremo di uno dei problemi più grandi che affligge le BMW raffreddate ad olio con cambio 6 marce, ovvero il prematuro consumo delle 1000 righe della frizione o dell'albero primario del cambio o di entrambi prima che la frizione stessa arrivi a fine vita. I principali segnali di un problema di questo tipo sono dei forti rumori ad ogni innesto di marce oppure quando la moto si trova al minimo. In questo video quindi vedremo come arrivare alla frizione, come distinguere una frizione buona da una consumata e la differenza tra una frizione modificata e una frizione normale. È molto importante durante lo smontaggio segnare da entrambi i lati una delle due linee carburante in maniera da assicurare un corretto rimontaggio. Questo perché uno dei due tubi sarà la mandata al regolatore di pressione, mentre invece l'altro sarà il ritorno. Prima dello smontaggio delle linee carburante assicuratevi di aver chiuso entrambe con una clip. In questo caso io mi ero completamente dimenticato e infatti potete vedere come la benzina, tutta quella presente nel tubo, abbia iniziato ad uscire e a spargersi ovunque. Oltre ad essere pericoloso è anche abbastanza fastidioso. I due tubi che dal serbatoio vanno alla parte posteriore della moto non sono nient'altro che lo scarico dell'acqua, quella che potrebbe entrare all'interno del tappo serbatoio, e lo sfiato del serbatoio. Per queste non c'è un verso, quindi potete smontarle e rimontarle a vostro piacimento. Tutta questa matassa di cavi che vedete non è l'originale. Durante gli anni sono stati montati diversi accessori. Visto che sto smontando tutto, coglierò l'occasione per rifare parte di questo cablaggio. Per il lavoro che sto andando ad eseguire, ovvero cambiare la frizione, non è necessario smontare i corpi farfallati dal gruppo termico. Il motivo principale per cui ho deciso di rimuoverli lo stesso è per rifare parte dell'impianto elettrico, come il cavo TPS oppure il cavo dell'iniettore. Fate attenzione a non forzare il collettore dell'aria dalla parte del filtro perché non entra più di quanto avete visto. Se è da molto tempo che lo scarico non viene smontato, consiglio sempre di mettere un po' di WD-40 e per rallentarlo dare delle leggere martellate. In questo caso non sarebbe neanche necessario togliere e sganciare il sensore della sonda lambda. Ho deciso di smontarlo
semplicemente per comunque pulire quello che è il catalizzatore. Sarebbe possibile semplicemente staccare il catalizzatore e portarlo nella parte anteriore della moto, poiché non dovremmo lavorare in quelle zone. Per bulloni nascosti come questo consiglio sempre l'utilizzo di una brugola smussata nella parte lunga, come quelle che sto usando io in questo momento. Sono molto comode perché permettono di lavorare su un bullone anche inclinato senza rovinare né la brugola né il bullone stesso. Un'operazione molto importante da fare prima di smontare il freno posteriore è quella di allentare i dadi della ruota. Qualora vi dimenticaste, risulta molto complicato svitare i dadi che sono chiusi a 107 Nm semplicemente cercando di tenere la ruota ferma, soprattutto se si è da soli. In questo caso mi sono fatto aiutare, avevo una persona che teneva il freno mentre io svitavo i bulloni. Mi raccomando, quando si smonta una parte così importante della moto, attenzione ai pesi. È sempre buona norma pinzare la ruota davanti con il freno e soprattutto ancorarla. In questo caso io l'avevo ancorata al ponte e ho anche ancorato il cavalletto centrale alla ruota anteriore in maniera che qualsiasi forza anomala potessi applicare non scavallettasse la moto. Un buon modo per vedere se la vostra moto ha mai subito un lavoro di questo tipo, come il cambio della frizione, è di guardare quella che è la clip dello sfiato del motore. La clip originale BMW ha una forma tutta particolare e necessita di uno strumento apposta per essere smontata. In realtà ho scoperto che anche una pinza crimpatrice spella fili da elettricista è sufficiente a poterla aprire.
È sempre buona norma rimettere la clip all'interno della sua sede per evitare di perderla. Anche in questo caso non si vede, ma mi sono fatto aiutare da una persona che teneva con una chiave inglese il controdado. È possibile anche farlo da soli, ma il dado è stretto a 58 Nm, quindi avete bisogno di parecchia forza. Considerando che la moto non è più sostenuta dalla ruota posteriore, è necessario fare molta attenzione. Eccoci arrivati quindi alla parte più critica, se vogliamo, di tutto il processo, ovvero all'alzata del telaio. Il mio consiglio è quello di fare questo procedimento a step, ovvero alzare mano a mano il telaio, fermandosi più volte per controllare che i fili dell'impianto elettrico non siano rimasti incastrati. Dato che sulla parte sinistra del telaio passa l'impianto elettrico, sarà inoltre necessario rimuovere tutte le zip che lo assicurano a questo per evitare di forzare i cavi durante l'alzata. Prima di iniziare a smontare i bulloni che tengono il cambio e tutta la parte posteriore della moto al blocco motore, consiglio di posizionare un crick o dei supporti di legno al di sotto del cambio e del braccio oscillante della coppia conica. In questo modo sarà possibile evitare che tutto il peso gravi sui restanti bulloni ancora avvitati e serrati. È inoltre buona norma posizionare i bulloni che smontate mano a mano su una tavola di cartone o una scatola di cartone bucata, nello stesso ordine in cui li avete trovati. In questo modo vi sarà possibile rimontarli nell'ordine corretto, dato che i bulloni che fissano il cambio al blocco motore hanno lunghezze diverse. Queste due guide che sto montando al posto dei bulloni servono per evitare di piegare il pushrod durante l'estrazione del cambio. No, così, fallo di là, così. Di qua. Eccolo. Adesso. Vai. Ok, vai.
Ecco, a questo punto è possibile vedere il push rod di cui parlavo prima. Quando il cambio è inserito non fuoriesce così tanto, ma sporge comunque abbastanza per poter essere piegato qualora tutto il gruppo trasmissione dovesse far forza e far leva su di esso. Il manuale BMW consiglia di marchiare tutti i componenti della frizione, del piatto frizione rispetto al volano. Questo perché di fabbrica i piatti frizioni vengono bilanciati e il segnarlo assicura il corretto rimontaggio. A questo punto sarà necessario bloccare il volano. Questo è possibile farlo in due modi, o allineando il foro del volano con il foro presente nella cassa motore e utilizzare un perno per bloccare e rendere solidale i due, altrimenti è possibile utilizzare lo strumento rappresentato in figura. Questo strumento può essere o acquistato da BMW oppure acquistato su siti terzi o addirittura stampato in 3D. Altra buona norma in casi come questo dove è presente una molla che spinge sui bulloni è quello di non svitarli uno ad uno completamente ma allentarli seguendo uno schema a triangolo. In questo modo si evita che rimanga una sola vite a reggere tutto il carico della molla e che possa deformarsi. Allora, come detto in precedenza, il motivo per cui ho eseguito tutto questo lavoro non è stato per slittamenti di frizioni o malfunzionamenti vari, ma solo per un rumore sospetto. Dato che una delle cause di fallimento più comuni è il consumo prematuro delle spline della frizione e dell'albero di ingresso del cambio, ho voluto controllare per prima cosa queste inserendo la frizione nuova, quella modificata, dopo spiegherò in che modo differisce da quella originale, sull'albero. Ho visto che questo gioco era quasi nullo. Ho inoltre notato che questo parodio del cambio non si trova in posizione corretta. Dovrebbe trovarsi invece almeno 5 mm più interno verso la cassa del cambio. Poiché però non ho trovato segni di perdite, ho deciso di lasciarlo così, in quanto muoverlo avrebbe potuto significare l'inizio di una nuova perdita. Perciò sono passato ad analizzare le 1000 righe della frizione. Come potete vedere, ogni dente delle 1000 righe presenta un importante scalino. La prima parte delle 1000 righe, normalmente non a contatto con l'albero primario del cambio, si presenta in ottime condizioni. È poi evidente lo scalino che c'è tra la parte non rovinata e la parte rovinata. Inserendo poi la frizione sull'albero primario del cambio si può notare nettamente la differenza tra la vecchia e la nuova frizione, quella modificata. Muovendo la vecchia è possibile sentire chiaramente il gioco che c'è tra la frizione e l'albero, mentre invece la nuova questo gioco non lo presenta quasi per nulla. Qualora vi steste chiedendo per quale motivo non ho inserito le spline completamente all'interno dell'albero, dovete sapere che questo è un difetto proprio di questo modello delle BMW. Infatti, la frizione non lavora su tutta la superficie delle spline, ma solo su una parte di queste. Consiglio sempre di guardare un video fatto molto bene su questo argomento di Chris Harris. Prima ho nominato che la frizione nuova che ho montato non è una frizione normale ma una frizione modificata. La modifica consiste proprio nelle spline, che risultano ben 7 mm più lunghe. In questo modo la frizione rimarrà comunque nella stessa posizione di prima, quindi non si sposterà rispetto al piatto, ma le spline ingaggeranno una maggior parte dell'albero di input del cambio. In questo modo, se ben lubrificate, sarà molto più difficile che queste si rovinino. Come potete vedere la frizione che ho sostituito non era andata, anzi era ancora in ottime condizioni, però le spline erano completamente rovinate. È buona norma arrivati a questo punto controllare anche le condizioni degli spingidisco. In questo caso ho utilizzato una barra di comparazione e ho utilizzato un misuratore di profondità. Ho misurato in diversi punti la parte più interna e la parte più esterna del disco. In tutti i casi ho trovato una differenza di circa 15 centesimi. Non ho trovato sul manuale o da qualche altra parte la massima tolleranza ammessa e ho quindi deciso di rimontare questi originali. Per adesso ho percorso più di 5.000 km e non ho riscontrato alcun problema di slittamento.
No? Il manuale consiglia di ingrassare questi punti. Io nello specifico ho utilizzato un grasso al molibdeno resistente alle alte temperature. A questo punto, per il corretto rimontaggio della frizione sarà necessario utilizzare il cosiddetto centrafrizione. Questo non è nient'altro che un attrezzo in grado di allineare con il buco del pushrod presente all'interno del volano il disco frizione durante il montaggio. Senza questo attrezzo è praticamente impossibile rimontare correttamente la frizione, questo perché non sarà possibile fare ingranare l'albero primario del cambio con la stessa. A questo punto siamo arrivati al rimontaggio di tutto il gruppo retrotreno di nuovo sul motore. Per fare ciò è necessario rimontare o comunque se li avete lasciati montare utilizzare i guide pin al posto dei bulloni. Questi aiuteranno l'accoppiamento tra l'albero primario del cambio e la frizione. Senza di questi sarà molto difficile riuscire ad allineare le spline con quelle che sono le spline della frizione. Sarà anche necessario reinserire il tubo del telaio, poiché sarà utile per tenere tutto il gruppo. Data l'operazione è stato possibile anche dare una sistemata a tutto quello che è l'impianto elettrico. Ovviamente durante la fase di rimontaggio è necessario controllare diverse volte che tutti i cavi siano nella posizione corretta, soprattutto durante la discesa del telaio. A questo punto nel video non si vede, ma mi sono fermato diverse volte per controllare che tutto fosse in posizione e che non ci fosse nulla in mezzo.
È necessario fare questa operazione perché potreste accorgervi alla fine che un cavo è rimasto pinzato o chiuso o sia passato magari in un posto dove non doveva. Quindi prendetevi il vostro tempo e assicuratevi che tutto sia nella posizione giusta. Stai andando a... Vedo? Beh,
Così come già detto per lo smontaggio, anche per il rimontaggio è necessario premere il freno per stringere correttamente la ruota. Si potrebbe anche evitare, ma l'operazione risulta molto più semplice in questo modo, anche se si è da soli, premere il freno risulta abbastanza complesso, potete vederlo anche dalla posizione che ho assunto per farlo e soprattutto dallo sforzo per stringere in questa posizione abbastanza scomoda. Faça um favor, jogue o lixo antes de ir embora, que eu nunca mais quero ser a sua senhora. Fecha as janelas, puxa o portão, apaga a luz, deixa a chave ao João. Faça um favor, jogue o lixo antes de ir embora, que eu nunca mais quero ser a sua senhora. Fecha as janelas, puxa o portão, apaga a luz, deixa a chave ao João. Na realidade o meu samba acabou. Eu sou moça de praia, você nunca gostou. Sempre anda na frente, me deixando pra trás. Hoje eu vou cantar no morro, mas não vou te convidar. E vou cantar pra quem quiser me ouvir. Jamais chorar sobre o leite derramado. Arrependimento não mais. Trago meu coração no tom de paz. Faça um favor, jogue o lixo antes de ir embora, que eu nunca mais quero ser a sua senhora. Fecha as janelas, puxa o portão, apaga a luz, deixa a chave ao João. Na realidade o meu samba acabou. Moça de praia, e você nunca gostou. Sempre anda na frente, me deixando pra trás. Hoje eu vou cantar no morro, mas não vou te convidar. E vou cantar pra quem quiser me ouvir. Jamais chorar sobre o leite derramado. Arrependimento não mais. Abro o meu coração num tom de paz. Abro o meu coração